doppio telo, monotelo, quale scegliere? Il mercato delle tende è in continua evoluzione. Oggi, a colpi di leggerezza, le proposte sono sempre più numerose, senza contare che l'avvento delle pole tent ha fornito un'ulteriore possibile scelta a chi decide di acquistare una tenda. Una delle differenze sostanziali che caratterizzano i vari modelli resta sempre e comunque quella del modello singolo o a doppio telo. Oggi vediamo insieme quali sono i punti a favore di entrambi i modelli e attraverso il video capire cosa oggi valga la pena o meno acquistare. Qui potete vedere una singola monotelo e una singola a doppio telo da Bungee Gear e Naturike Gearing Pro. La prima a telo singolo con questa struttura seppur ridotta a tunnel, la seconda a doppio telo ma con pale via esterna, quindi camera interna preassemblata all'interno. Se al posto della Gearing ci fosse la classica tenda a cupola con il fly che si installa dopo aver installato la zanzariera sui pali, la prima differenza da sottolineare sarebbe stata ovviamente il montaggio, l'installazione. E qui veniamo subito a una delle caratteristiche importanti che ha sempre contraddistinto un modello dall'altro. In qualsiasi tenda monotelo l'installazione avviene in un'unica fase e non in due, perché non esiste una zanzariera separata da installare prima con il telo esterno da collegare successivamente, ma esiste un inserto in rete già collegato. Quindi in quasi tutte le monotelo abbiamo la zanzariera presente nell'entrata, ma la stessa non sarà presente sulla nostra testa e soprattutto nei modelli da una persona con una singola entrata nel lato opposto. Tutto questo cosa comporta? Beh, ovviamente facilita e velocizza il montaggio sicuramente, a prescindere dal modello di tenda che abbiamo. Quindi possiamo dire che le monotelo sono più veloci da installare e che in caso di installazione sotto la pioggia sono migliori perché proteggono la zona interna che non sarà esposta e sono di conseguenza anche più leggere perché riducendo il tessuto risultano essere meno pesanti. Sì, o meglio, non sempre o non più come prima. Perché quella che ormai possiamo definire nuova generazione di tende doppie ma con pale via esterna è andata a colmare questa differenza, potendo quindi installare anche una doppio telo ma con un singolo passaggio. La Gearing è una doppio telo ma avendo la pale via esterna offre lo stesso sistema di montaggio di una tenda a singola parete. Un'altra caratteristica o fenomeno che ha sempre contraddistinto le due versioni è la condensa. La condensa è quel fenomeno che da sempre caratterizza più le monotelo che le doppio telo. È una situazione che inevitabilmente si presenta e con cui dobbiamo imparare a convivere e che non può essere eliminata del tutto. Indubbiamente esistono degli accorgimenti che tutti noi possiamo prendere. E sembrerà scontato quello che ti sto dicendo, ma non lo è perché capita ancora di leggere racconti di persone che si lamentano della troppa condensa ma che allo stesso tempo hanno chiuso le prese di aviazione per sentire meno freddo. L'aviazione della tenda è fondamentale per prevenire o quantomeno ridurre il meno possibile la presenza di umidità all'interno della tenda stessa. Non vanno mai chiuse, io non le chiudo neanche nei bivacchi invernali a 0 gradi, meno 10, meno 15, anche meno 20. Ma se è vero che le doppio telo soffrono in genere meno questo fenomeno, è anche vero che se gestite in maniera non corretta, queste possono al contrario amplificarlo. Guyline, i cordini antivento in realtà non sono sonodali, certo questa è la loro funzione principale, dare ancora più stabilità alla tenda, ma possiamo definirli anche cordini anticondensa. Sì, perché se la distanza tra i due teli diminuisce o persino si annulla, questo provocherà una formazione eccezionale di condensa, dove la zanzariera a contatto con il telo esterno si inzuppa letteralmente e dove viene meno quel corridoio che si forma tra i due teli che mitiga almeno in parte l'effetto indesiderato. Molte persone, e io questo lo vedo con i miei occhi, un po' per pigrizia ancora installano la loro tenda e non tendono in tiro il telo esterno, ritenendo questo un aspetto superficiale. 4, 5, 6 picchetti da inserire all'esterno comportano 1 o 2 minuti in più di lavoro. Non siate pigri o pigre, tenete sempre ben distesa la vostra tenda e distanziate i due teli. Ora prenderò come esempio di paragone una tenda monotelo che non possiedo, la Vic, sempre della Naturike. La Daban è stata la prima monotelo che ho acquistato dopo averne provate diverse, perché questo punto più alto, punto più basso, scuola nordica. Ora lasciamo stare la resistenza al vento e rimaniamo sulla condensa.
La prima presa d'aria molto bassa rispetto alle classiche presenti in alto e ravvicinate come nelle tende a cupola, riesce a raccogliere prima l'umidità che sale dal basso, prodotta dal nostro corpo, dalle nostre cavità orali, impedendo quindi che questa, prima di fuoriuscire nella parte più alta, stazioni e si depositi sul telo. La linea orizzontale che si crea nel sottotenda lavora, a differenza delle due prese ravvicinate, come una specie di condotto d'aviazione, un flusso continuo. Ecco che anche la forma e la struttura di una tenda monotelo determina o influisce sulla formazione o meno della condensa, ma questo è un aspetto che non viene mai sottolineato. E io i risultati li ho potuti toccare con mano, ho dormito in altre tende a singolo strato in più di un'occasione e in modelli e marche diverse, mi sono sempre svegliato con la tenda e a volte anche il sacco a pelo completamente bagnato. Al contrario, in questa tenda ho solo rinvenuto della formazione parziale negli angoli bassi della zona anteriore, dove la presa è più alta. Ma adesso voglio dirvi un'altra cosa, e anche questo non lo dice mai nessuno. Sapete qual è il rimedio più efficace per prevenire e ridurre al minimo la formazione di condensa all'interno di una tenda monotelo? Dormire da soli in una tenda da 2 posti o dormire in 2 in una tenda da 3. Maggiore volume all'interno, meno aria umida che non riesce ad uscire in tempo e quindi meno possibilità che l'umidità stessa attecchisca sulle pareti. Sì, una doppia peserà più di una singola e una tenda da 2 posti peserà più di una da 3. Questo è il prezzo che dobbiamo pagare. Quanto è difficile il mondo delle tende. Torniamo alle differenze. In alcuni modelli doppio telo oggi si può acquistare la versione 3 stagioni con zanzariera e poi sostituire quest'ultima con quella invernale, realizzata quindi in larga parte in tessuto. Nelle doppio telo possiamo usare più o meno sempre solo telo esterno e senza catino, smontando la camera interna. Solo camera interna, eliminando quindi il fly, tenda completa. Nelle monotelo tutto questo non è possibile. Il peso minore delle monotelo è sicuramente un vantaggio, ma si paga anche un prezzo in termini di versatilità per averlo. Ma restiamo sul peso, tema oggi molto dibattuto, ed arriviamo quindi alla domanda finale che voglio porvi, che è il vero punto focale di questo video. Oggi il mercato, restando sempre sulle tende con paleria, offre la possibilità di avere delle doppio telo leggerissime. Pensiamo alla Star Trail da un posto, ma anche alla doppia Star Trail, quindi da 2, della Naturhike. Nella versione singola meno di 900 grammi tutto compreso, non solo il peso della tenda, 870 grammi nella versione singola package weight. E con l'occasione saluto il buon Matteo, il quinto, che l'ha comprata e se la sta godendo. Certo, anche qui dobbiamo fare i conti con questa ricerca sempre più ossessiva del grammo o meno. Se vogliamo ridurre qualcosa dobbiamo a qualcosa rinunciare. Telo in nylon 10D, catino in 20D, impermeabilità ridotta, 3 stagioni, solo zanzariera e niente tessuto, seppur parziale a ripararci dal vento o a favorire all'interno un po' di microclima nelle serate più fresche. Paleria, doppio telo, meno di 900 grammi, con un prezzo abbastanza accessibile. Se non la conoscete vi lascio il link in descrizione. Un peso quindi che oggi supera in leggerezza quello delle monotelo più comuni sul mercato, inclusa la Daban, che comunque pesa solo 1 chilogrammo. La domanda quindi da $1 milione è: oggi vale la pena per un uso non particolarmente tecnico comprare ancora una monotelo? Potete intanto dire la vostra, lascio a voi opinioni e pareri. Vi aspetto nei commenti, grazie come sempre per l'attenzione, ci vediamo nei prossimi video.